Buongiorno a tutti, oggi voglio condividere con voi amici di YouTube una ricetta, un trucco per realizzare delle castagne al forno facili da sbucciare, morbide e soprattutto buonissime. Se vi piacciono i miei video non dimenticatevi di mettere like e iscrivervi al canale per supportarmi, grazie. Siamo in autunno, tempo di castagne, soprattutto di marroni, che sono quelli che io andrò a utilizzare, da non confondere con le comuni castagne matte che trovate nei parchi. Ecco, queste sono tossiche, quindi non le raccogliete, mi raccomando. Ma come si differenzia un marrone da una castagna? Il marrone è più grande, è più rotondo, più buono e ha un colore appunto più marrone, mentre la castagna è più piccola e anche molto più squadrata perché in un riccio di castagne ce ne sono molte di più, 6-7 contro le 3-4 marroni presenti in un riccio appunto di marroni. I marroni sono in realtà delle castagne che sono state selezionate nel corso dei secoli. Andiamo ad effettuare la preparazione di queste castagne. Innanzitutto procuriamoci un contenitore basso, piatto e largo, magari vecchio, e un idoneo coperchio. Io qui ho utilizzato il fondo di uno stampo per torte per dolci fatti in casa. Prendiamo una quantità di marroni che possa riempire tutto il nostro contenitore senza eccedere e iniziamo ad effettuare una selezione. Nella cottura del marrone è importante che tutti quanti i frutti abbiano le stesse dimensioni, quindi in questo caso sto togliendo dalla cottura quelle più grandi perché preferisco cuocere prima quelle più piccole, perché sono quelle che seccano prima e quindi mi terrò quelle più grandi per le prossime settimane. Una volta fatta questa selezione sulla grandezza essenzialmente, passiamo alla fase successiva. Vedete il marrone ha anche una forma più tondeggiante, molto più ovale e su questa superficie ampia andremo ad effettuare un intaglio per tutta la lunghezza per evitare che possa esplodere con l'alta temperatura. Procuriamoci un contenitore tipo questo e andiamo ad intagliare per tutta la lunghezza con un taglio leggero che deve tagliare solo la buccia esterna. Questo coltello è un coltello apposito per l'intaglio delle castagne, ma va bene un qualsiasi coltello da cucina a punta. Effettuiamo, dicevo, un taglio netto su tutta la lunghezza senza penetrare nel frutto, ma solo sulla buccia, cioè il taglio deve consentire alla castagna di respirare. Procediamo in questo modo per tutti i frutti in maniera leggera appunto e per tutta la lunghezza e una volta fatta questa operazione per tutte quante le castagne siamo pronti per la fase successiva. E mentre io faccio questo lavoro approfittate per mettere like ed iscrivervi al canale per supportarmi. Grazie. Prendiamo il nostro contenitore di castagne intagliate e lo andiamo a riempire d'acqua e lasciamo queste castagne a bagno per almeno una mezz'oretta. Nel frattempo accendiamo il nostro forno elettrico e impostiamolo su una cottura ventilata e alla massima temperatura possibile. Quando il forno avrà raggiunto i 250 gradi e sarà passata la mezz'ora in ammollo, andiamo a scolare il nostro contenitore con le castagne e poniamo le nostre castagne su un canovaccio per asciugarle sommariamente. Mettiamole nel nostro contenitore d'alluminio con il coperchio, ovviamente, mi raccomando. Impostiamo una durata di cottura di almeno 30 minuti nella parte bassa del forno e la cottura dipenderà chiaramente dalla grandezza delle castagne, ma in ogni caso non superate mai i 45 minuti e soprattutto quando inizierete a sentire l'odore che invaderà tutta la cucina vuol dire che le vostre castagne sono pronte. Trascorso il tempo andiamo a vedere il risultato di questo metodo. Nel frattempo non facciamo i soliti scrocconi, se vi piace questo video mettete like e iscrivetevi al canale, grazie.
Il risultato è questo qui, delle fantastiche castagne perfettamente aperte, pronte per essere facilmente sbucciate e vediamo come. Ora sono bollenti, quindi prendo uno Scottex per non scottarmi e vi faccio notare come si sbucciano con estremissima facilità, si sbucciano praticamente da sole. Anche un bambino potrebbe sbucciarle. Guardate qua, la buccia esce completamente intera dalla castagna e la castagna è ben cotta, anche morbida, perfettamente cotta, non bruciata, ma soprattutto facilissima da sbucciare in pochissimo tempo, nonostante siano delle castagne anche dei marroni abbastanza piccoli perché li abbiamo selezionati. Guardate qua con quale estrema facilità si riescono a sbucciare. Grandioso, un risultato fantastico. Io ho provato l'altro metodo senza l'ammollo e devo dire che c'è una differenza abissale e di questo devo ringraziare un mio amico contadino che mi ha dato questo suggerimento per cucinare delle buonissime morbidissime castagne marroni nella fattispecie anche nel forno di casa senza utilizzare il fuoco del camino. Bene amici, anche per oggi è tutto. Io vi ringrazio della visione, vi invito a mettere like, iscrivervi al canale, bla bla bla. E nel frattempo mi vado a gustare queste meravigliose castagne. Ciao e un abbraccio a tutti.